Governa la vigna in questo modo. Rimondata bene la vite, tirala ritta e perché non resti storta, guidala per ogni parte costantemente per quanto potrai. Fa la vigna più alta che puoi, legala bene ma non stringerla troppo. Nel tempo delle semine rincalza tutti i tronchi delle viti. Zappa intorno alla vigna potata. Se la vigna sarà deserta, fai in essa dei solchi e pianta delle marze. Tosto che la vigna abbia cominciato a frondeggiare, sfrondala. Allaccia strette le vigne novelle, onde i loro getti non si rompano, e di quella che andrà alla pertica lega i pampini leggermente e correggili onde si mettano in buona positura. Questa è l'eredità di Marco Porcio Catone, lasciata ai coltivatori e produttori che nel corso di 2000 anni ne hanno fatto tesoro, anzi un tempio. Il Liber de Agricoltura è da sempre una guida per tutti i viticoltori del territorio, da cui imparare per poi applicare sul nostro spazio e nel nostro tempo, infine migliorare con le nuove tecniche e le nuove tecnologie. Storia ed innovazione, un dualismo indispensabile nella cultura e nella passione di chi va oltre i limiti ed insegue la perfezione, seppur irraggiungibile, ma che permette di creare sempre qualcosa di migliore, diverso, qualcosa di nuovo. Coltivare vino oggi significa cercare di realizzare una qualità DOP certificata basata sulle caratteristiche peculiari del territorio, sulla tradizione e sull'esperienza storica di chi lo produce, sempre guardando alla ricerca e alle conoscenze del mercato di domani. Ma coltivare vino significa anche costruire una rete sociale composta da lavoratori, tecnici esperti, imprenditori, persone, prima di tutto, che mettono a disposizione il proprio sapere, la propria passione e le proprie risorse al fine di condividere idee e contenuti utili per il bene comune. Un supporto reciproco che possa aiutare tutti gli attori del territorio nei propri percorsi di crescita e a beneficio non solo dello sviluppo economico, culturale e turistico, ma soprattutto in ambito umano. Qui ci troviamo in Valle Marciana su un vigneto che era stato abbandonato e che la cooperativa Capodarco ha affittato e ha ricominciato a coltivare. Gestisce i propri terreni nel regime di agricoltura biologica, pertanto come vedete usa inerbire i propri vigneti e tagliare l'erba sul filare senza ricorrere a diserbi o altre lavorazioni. L'esperienza con Capodarco è stata appunto la realizzazione di un vino bianco senza anidride un vino bianco e un vino rosso senza anidride solforosa aggiunta, quindi solamente quella pochissima anidride solforosa che producono i lieviti durante la fermentazione, perché è bene che sappiate, insomma, i lieviti producono anidride solforosa. Noi siamo abituati a mangiare tanta di quell'anidride solforosa, tutti, che voi neanche vi immaginate. L'esperienza con Capodarco è stata interessante per far capire che cosa? Che questo conservante, l'unico conservante utilizzabile in enologia, qual è l'apporto, ovvero che cosa provoca nel vino. E qui si apre il concetto, il principio dell'analisi sensoriale, cioè dire alcune sostanze, come ad esempio l'anidride solforosa, cela una quantità innumerevoli di aromi e di sensazioni. Okay? Basta togliere questa anidride solforosa che noi scopriamo un'altra cosa. Cioè che questo vino, anziché essere marcato, no? In gergo si dice marcato, marcatori aromatici, da 4 sensazioni, può essere marcato da 20 sensazioni. Quindi dice, ma che è sta roba? Eh sì, questo è lo stesso vino che prima, se tu lo fai senza anidride solforosa, ottieni questo. È stato un esperimento, va avanti, ormai è diventato un prodotto commerciale, si vende.